Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del The Blues Lounge numero 104. Welcome back everybody to a new episode of The Blues Lounge number 104. Welcome back everybody, come state tutti? Un caro saluto a tutti voi. Stiamo andando in diretta su tutti i miei canali, quindi principalmente su YouTube, quindi se state guardando anche su altre piattaforme venite su YouTube perché così sentite e vedete meglio, ma stiamo andando anche su Instagram, Facebook, Twitch, insomma ovunque, ok? So we're streaming everywhere, ok? So but if you're watching on Instagram or Facebook, please come to YouTube, okay? So you get the best quality video and audio quality, okay? So as I usually say, we're gonna get together for about an hour, and if you have any question, we're gonna, chat a little bit. I'm gonna play some music for you, and we're gonna have some fun, ok? Bene, come al solito vi dico, questa è un'occasione per stare un po' insieme, per tutta la nostra big family. Ecco, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, questo è il momento giusto per scriverlo in chat, ok? Così ci divertiamo per un'oretta, insomma, ok? Allora vedo un po' i miei carissimi studenti. Ciao Mario, come stai? Un abbraccione. Ciao Giovanni. Ciao Paolo, saluto veloce, poi me la vedrò in differita. Ok, ciao Paolo. Gianlucone, ciao caro. Yes, here we go Guido. I love Spigno Saturnia. I love it too. Just Good Cat, hey, how you going? How's it going? Gianmarco, ciao ragazzi, ben ritrovati. Ok, so guys, prima di andare avanti, ok, vi voglio ricordare che questo è molto importante perché il 30 di aprile chiuderemo le iscrizioni del Guitar Lab Campus, ok? L'evento che facciamo ogni anno offline, ok? Sapete che abbiamo questa accademia, la nostra big family Guitar Lab, la nostra accademia online dedicata alla chitarra blues e dintorni, ok? E ogni anno ci vediamo per fare queste 4 giornate di full immersion in questo meraviglioso mondo, e quest'anno siamo in una location molto molto bella a Castiglione della Pescaia, quindi in Toscana, ok? E il 30 di aprile chiuderemo le iscrizioni, ok? Quindi ci sono ancora gli ultimissimi posti e potete candidarvi per fare una telefonata direttamente con me, ok? Così capiamo se il Guitar Lab Campus fa per voi. Però nel frattempo vi faccio vedere il trailer, ok, del campus, e poi vi mando il QR code così vi potete prenotare, ok? Sorry guys, it's all in Italian, but if you want to have a great vacation in Tuscany and get a 4 days of full immersion in this genre, this is the great opportunity. So let me know, okay? If you have any question, we open also for foreign students, okay? So check this out. Chitarrista, prendi un momento per te stesso. Fai un respiro profondo. Chiudi gli occhi e ora immaginati con la tua chitarra in una location da sogno tra amici con la tua stessa passione, per 4 giorni tra masterclass, laboratori, jam session, super ospiti e sponsor speciali. Riapri gli occhi. Cosa hai appena visto? Ti do un aiuto. Il retreat che ogni chitarrista sogna di poter vivere almeno una volta nella vita e che per noi da sempre ha un solo nome: Guitar Lab Campus. Una vacanza tutta musica che da 5 anni unisce chitarristi di ogni zona d'Italia nel nome del blues e del rock. Il Luna Park della Community Guitar Lab, anzi più semplicemente una gran figata, che di solito va sold out diversi mesi prima del suo inizio. Quest'anno ci ritroveremo dal 5 all'8 giugno in Toscana, in un vero paradiso del relax, Riva del Sole Resort and Spa di Castiglione della Pescaia. Sarà la grande festa della nostra Academy e di tutti gli amici musicisti esterni che vorranno aggiungersi a noi. Suonerò per voi, suoneremo insieme, vedremo ed ascolteremo dal vivo alcuni tra i migliori chitarristi al mondo. E ti prometto che sarà una delle esperienze più belle di tutta la tua vita. Oh yes. Ed è una gran figata, come diciamo sempre, ok? So potete comunque candidarvi, ok? Se siete già iscritti al Guitar Lab potete iscrivervi direttamente, ovviamente, ma se non siete iscritti al Guitar Lab, questo è un evento che
apriamo anche a pochissimi altri posti per diciamo gli studenti esterni, ok, però è possibile anche partecipare non essendo iscritti al Guitar Lab, ma in tal caso c'è bisogno di una candidatura, ok? Quindi vi candidate attraverso questo QR code, aprite il telefono, vi esce un link, ci cliccate sopra e compilate la candidatura e poi fate una telefonata con me, ok? E vediamo se diciamo il Guitar Lab Campus fa per voi, ok? Bene, ok guys. So let's play something, okay? Sorry, I was just talking Italian, speaking Italian, but this is an event that we're gonna do offline in Tuscany this year, between the 5th and the 8th of June, okay? So last time you guys asked me about a couple of tunes that I prepared for you today, and also we'll see. Probably I'm gonna play and sing something for you, very old song that I recorded in a Jimi Hendrix tribute. So we'll see if we have time. Okay. So, but first thing first, the first song is gonna be Imagine by John Lennon. We need that kind of peace and that kind of vibe in the world today, so it's really what we need, okay? Hopefully we're gonna get peace everywhere in the world very soon, okay? So this is called Imagine by John Lennon, and you can find that on my record Room for Joy, which is that guy, ok? Bene, il prossimo si chiama Imagine by John Lennon e lo trovate sul disco Room for Joy, ok? Che vedete lì. E poi vi parlo anche del vinile che sta arrivando, ok? A dopo.
All right, so that was Imagine by John Lennon. Che canzone fantastica, ragazzi. Cioè, dicevo prima in inglese, ne abbiamo bisogno di un po' di pace in questo momento, vero? Speriamo che le sorti del mondo cambino presto, insomma, che un po' i leader che ci guidano diventino veramente leader. Ecco, quindi scelgano la pace piuttosto che la guerra. Oh yes, all right, okay, I see Paulo Boyo, greetings from New York City. Hey, how you doing? Speaking of New York City, guys, so Paulo, if you are here on May 11th, we're gonna play at the Bitter End, which is gonna be a great show because we're gonna play there with David Garfield Band. So we're gonna have Steve Ferroni on the drums, John Pena on the bass, then we're gonna have Randy Brecker on trumpet, Brandon Fields on saxophone, Lenny Castro on percussion, myself on the guitar, and of course David Garfield on keyboards. And we're gonna record a live album. Okay, so if you are in New York, you wanna be part of this because it's gonna be so much fun. Okay, we're gonna play 2 sets of music. Okay, so hit the Bitter End website, bitterend.com. Okay, and there should be a few tickets left. Okay, so if you're there, or if you're here, since I'm coming from New York too, I'm playing from New York. So I hope to see you there, Polo. All right. Intanto, ciao Davide, buonasera, ciao Damiano. Very nice, thank you, Jazz. Buonasera maestro, dopo tanto tempo riesco a guardarti live. Ciao Francesco, come stai? Aggiornami sempre, mi raccomando. Love it. Yeah, it's gonna be fantastic. Really looking forward to that. Ragazzi, registreremo un disco. Let me translate this in Italian. So we're gonna registreremo un disco dal vivo al The Bitter End. Sapete che The Bitter End, tra l'altro, è un posto storico dove sono stati fatti un sacco di album dal vivo, tra cui il bellissimo Live at the Bitter End by Donny Hathaway, which is unbelievable. If you don't know yet, just go there and listen to that. Live at the Bitter End di Donny Hathaway, ok? Sentitelo su Spotify, è spettacolare, veramente molto bello. E quindi faremo questa nuova esperienza. Registreremo questo disco bellissimo con la band che vi dicevo prima, Steve Ferrone alla batteria, John Pena al basso, Randy Brecker alla tromba, Brandon Fields al saxophone, Lenny Castro alle percussioni, io alla chitarra e David Garfield alle tastiere. Sarà divertente. Okay, so speaking of the music that we're gonna play, I prepared another song that we're gonna play with them. Okay, so I have to look at the chart because it's one of the most complicated piece of music ever written. A lot of changes, and I have to take a look at the chart. So if you see me doing it like this, it's because I'm looking at the chart on my iPad right now. But I wanted to play this, and I'm practicing with you guys, so I'm totally transparent and vulnerable with you guys. So it's a great song. I love it. It's challenging as hell, but I love it. Okay, so let's do it. Okay, if I do some mistakes, that's okay. We're not perfect. Anybody's perfect. Ok ragazzi, vi suono questo brano che suoneremo anche al The Bitter End e l'ho già suonato qualche altra volta, ma è un brano particolarmente figo che mi piace sempre suonare e guarderò la parte perché è uno dei brani più difficili della storia dell'umanità e se farò qualche errore mi perdonerete, che tanto gli errori li fanno tutti, quindi no? Giusto, sono al massimo, ci facciamo una risata, come dico ai nostri, come dico ai miei ragazzi, ok? Studio in diretta.
ok? Giusto per mettere un po' di pressione. Asia by Steely Dan.
Wow. That was Asia by Steely Dan. Man, I love this group. That's my favorite band ever. Unbelievable. Wow. I love this track. Alrighty. Let's see some comments here. Ok, so cavoli, non vedo l'ora di ascoltare il disco che registrerete live con quella super band. Sarà figo. Yes. Gianluca dice: c'è uno dei miei album preferiti in assoluto, pura magia, bello questo arrangiamento, un po' diverso da versione in studio, sicuramente più chitarroso. Yes, sì, infatti è molto figo. Yes, spettacolo. Absolutely beautiful. Thank you so much. Ciao a tutti, mi sono perso qualcosa? Asia, ti sei perso Asia? Victor, nice, we'll try to get to the bitter end. Yes, please do. It's gonna be fun, right? It's gonna be fun. E Guido dice: brano meraviglioso. Vabbè. Spettacolo, ragazzi. Cioè, questo è un capolavoro, questo brano. Spettacolo master. Che pezzone. Fantastico, ragazzi. Cioè, è tostissimo. Tostissimo. Davide, con quelle frasi bebop piazzate con gusto mi fa pensare quanto devo studiare ancora. Sempre e comunque, caro Gianluca. Sempre e comunque. Wow, bellissima composizione, complimenti. Magari avessi scritta io. Guida all'ascolto. Yes. Super cool, okay? So very nice. It's always a challenging song to play, of course. But I love it, okay? So I love it. I love to challenge myself playing this track and yeah, just having fun, right? That's what we do. And the record, guys, is gonna be fantastic because David's music is always unbelievable, and live is so fun to play. We're gonna play, just to give you an idea, we're gonna play that. Then we're gonna play another Steely Dan track, Josie. Maybe I should play that next time. I have to get the minus guitar track, and then we're gonna play some Beatle tune, Strawberry Fields, and also we're gonna play like Jammin' by Bob Marley, Layla by Eric Clapton, but with everything with different arrangements, of course. So David is a monster arranger, really. So it's gonna be fantastic, it's gonna be fun. Ok, suoneremo un po' di questi brani. Tra l'altro, ecco, dicevo prima, suoneremo Strawberry Field dei Beatles, suoneremo anche Josie di Steely Dan, e suoneremo anche Jammin' di Bob Marley, tutti con arrangiamenti un po' particolari. Insomma, David su questo è spettacolare, veramente molto bello, molto bello. Alrighty, okay, so let's do something else. Okay, so I want to challenge myself again with another track that I recorded on the Jimi Hendrix tribute, which is a portrait of Jimi Hendrix. You can find it on everywhere, on Spotify, Apple Music. And this is a track called "Have You Ever Been to Electric Ladyland?" I haven't played this track in years, literally, but I'm challenging myself, right? So we'll see what happens. Ok, allora vi sono questo brano che è preso da A Portrait of Jimi Hendrix. Non lo suono da una vita, però vediamo che cosa esce fuori, ok? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been to electrical Ladyland? The magic copper waits for you, so don't you be late. I won't show you different motion. I wanna run to sound and emotion. Have you ever been? Have you ever been to electric
electric lady, the magic operates for you, so don't you be late. I wanna show you a different emotion. I wanna run to the sound and motion. Electric woman waits for you and me. So it's time we take a ride. We can cancel on me and gaps over the seaside while we fly right over down the field. See, look at my head, I see the love land. Don't you wanna stay? Yeah. Make love, make love, make love, make love. I wanna show you a different emotion. I wanna run to sound and emotion. The angel will spread the wings, spread their wings. Couldn't even lay side by side. A white letter love penetrates the sky. Love, I wanna show you, I wanna show you right now.
Wow! Have you ever been to Electric Ladyland by Jimi Hendrix? Wow, guys, another masterpiece, right? By Jimi Hendrix. Wow. These guys set in the bar higher and higher for everybody. Wow, I love this track too. Mi piace un sacco quest'altro brano. Veramente non lo suonavo da una vita. Oggi stavo scegliendo quali brani suonare. Ho detto, have you ever been? Non lo suono, non me lo ricorderò mai. Però ho detto, dai, figo, bellissimo. Beautiful, 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 beautiful track by Jimi Hendrix. Same set as last time. Same players except Will Lee. No, it's gonna be a little different, Victor, because it's gonna be like two different sets of music, and also we're gonna have a lot of special guests as well. I've heard that Osno is gonna be on the band as well as special guest is gonna be sitting for a couple of tunes or something like that. And also we're gonna have a few singers, so it's gonna be a great night of music. But yeah, we're not gonna have Will because he's playing in Europe in May, so we're gonna have John Pena, okay? But and also we're gonna have a Lenny Castro on percussion, so it's a little different. But yeah, I strongly suggest to be there. Hey Jem, beautiful David as always. You should be an experience Hendrix tour. I love that. Yeah, we'll see. That would be fantastic. Grazie Mario. Meno male che non lo sono da tanto tempo. La cosa a cui non mi abituerò mai è il fatto che oltre a saperle dire le cose ne hai anche tante da dire. Grazie Fabione, grazie. Love the Jeff Beck influence in your solo. I love Jeff Beck, Victor. I love it. I love him so much. Yeah, it was a huge influence. I have all the records, and yeah, I love him so much. Thank you. I'm really honored that you hear him as an influence in my solos. Thank you. I appreciate that. All right, guys. Wow, mi state facendo lavorare oggi. Asia, poi quest'altro, bello. Questo è un po', guarda, questo io ve lo dico sempre, parlo soprattutto ai miei studenti, no? So you guys have to be vulnerable. You have to practice and then be vulnerable and try those things, okay? Because it sets you in all different level, okay? Quindi dovete studiare, ma anche essere vulnerabili, buttarvi, no? Ecco, questi sono brani che magari uno sono difficili, magari uno gioco in difesa. Si cresce essendo vulnerabili, sempre e comunque, ricordatevelo sempre. Quindi yes! Come lo sentite sto suonetto? Vi piace sto suonetto? Questo era un fuzz, questo era il fuzz di Emilio, il nero fuzz. How do you guys like the sound? I don't understand what you're saying, Ton, but thank you for being here. All right. So, let's see what we can play. Okay, so we can play this. I'm gonna try. I'm gonna play this from the same album. Okay, so from Room for Joy. I want to test this sound live. Okay, so you guys give me a feedback about it, because I wanted to use this sound more, even on a bluesy, jazzy kind of vibe. Okay, so we'll see if that works. Okay, so you guys give me a feedback about it. Okay, so I'm gonna play
Sali Blues from Room for Joy, ok, album. Allora vi suono Sali Blues from Room for Joy e datemi un feedback su questo suono perché lo voglio utilizzare di più, sempre fuzz, sempre nero fuzz, però lo pulisco un pochettino, vediamo un po', perché è molto bello. Ovviamente essendo un po' più spinto, diciamo che in alcuni contesti è un po' più rumoroso, diciamo così, però è interessante. Ve lo faccio sentire, ok? Così mi date un feedback su questo suono. Lo voglio utilizzare di più questo suono. Sali Blues.
Sali Blues. Alrighty. Che ne dite di questo suono? A me piace, sotto le dita è carino. Un po' di polvere nei pot. Metterci un po' di VD40. Andrea, come stai? Andrea su Instagram. Grosso, incredibile. Grazie Andrea, come stai? Let me see. Fabio dice solo nero o accoppiato con qualcos'altro? No, è solo nero adesso. Solo nero. Impronta una versione tua di Blackberry The Black Rose con impro. Sembrava la stessa accennando. Non ce l'ho presente, no? Stavo pensando a CC Strat dei The Meters. No, era CC Strat. La devo sentire, non me la ricordo. Come è settato il nero? Intendo i pot dei livelli? Gain a ore 12, tono molto aperto e comp all the way up. E il bias all the way up. Giampiero, come stai? Fantastica versione e suono molto bello. Ok, grazie del feedback ragazzi. Fra poco devo scappare ma vado via felice. Grande. Yes. Sì, no, infatti è carino, molto, molto bello. Andrea su Instagram says: ma come interpreti il fraseggio out nel tuo playing? Potremmo stare qui a parlare per ore in realtà su questa domanda. Però la cosa principale che vi dico, so somebody's asked me how do I approach outside playing on my playing. La prima cosa che vi dico è lavorate sull'accordo, cioè ragionate sull'accordo. C'ho la loop station qui, vi faccio un esempio al volo. So basically my first piece of advice is to think about chord, okay? Always, okay? So for instance, if you want to play over an E7th, okay, the first thing that you want to do, the easiest way, the way thing that you want to apply is to play just a half step up or half step down, ok? Quindi la prima cosa, se vuoi suonare per esempio su un Mi settima, la prima cosa che puoi pensare è suonare la stessa cosa che suoneresti su Mi settima, mezzo tono avanti o mezzo tono indietro, ok? Ma la cosa più importante di tutte è la
risoluzione, non è tanto la tensione, perché la tensione la puoi creare veramente con qualsiasi cosa, è la risoluzione che è molto più importante. Quindi adesso faccio un esempio al volo su Mi settima, ma questa cosa può essere utilizzata su qualsiasi accordo, perciò è importante, uno, conoscere gli accordi su cui stai suonando e pensare alla tensione e alla risoluzione. Ok, so basically you have to think about chords all the time, okay? Because if you think about chords, you know exactly what you are playing on that chord, and also you're not going to play just scales, but you have to think about tension and resolution, okay? So if you have a E7, you can play whatever you want to play on an E7. You can play E blues, okay? And then you can go a half step up or above, okay? So that's the easier thing that you want to do, the easiest way that you want to play to be able to play outside. But at the same time, the most important thing is the resolution, okay? So just try this, okay? So for instance, we can play the same groove. Okay? So I'm playing E7th, and then I'm switch up and a half step, and then I can go back on E7. So like this. Quindi suono Mi settima blues, ma che poi suono Fa. Sentite. Mi, Fa, Mi, Fa, Mi. Okay, so I'm always go back and forth between E and F. Okay, you can do the same thing and half step above. So you can play E, E flat, E, E flat, E, E flat, E, F, E, Mi bemolle, Mi bemolle, Mi, Fa, Mi, F. Ok, so quello è il primissimo consiglio che do a tutti, cioè ragionare per suonare outside bisogna suonare inside. Ok, questo è il primo consiglio che mi sento di darvi. Poi ho intenzione di fare anche delle masterclass su questo argomento, ok? Quindi poi magari ne parleremo in maniera più approfondita, perché ovviamente l'outside playing è un capitolo enorme, però ecco, tutto parte per suonare outside, bisogna suonare inside, suonare sugli accordi e pensare alla tensione e risoluzione, sempre e comunque. Poi comunque ne parleremo magari in qualche masterclass dedicato, ok? So guys, I'm gonna do some masterclass if you like the topic, but my first piece of advice is think about chord, always think about tension and resolution, but also you can play half step up or half step above, but always have to go back and resolve on the first chord, on the tonic, right? So that's the secret, but there's no secret actually. Ok? Spero di averti aiutato, Andrea. Fammi sapere se hai altre domande, ok? Toner! Il suono a mio parere è perfetto, ma no, con la cat sim che serve. Bellissimo, io l'ho letto in inglese. Cat sim. Fantastico. Grazie, Torn. Grazie mille. Ok, allora vi suono una cosina al volo, vai. Ok, questo è un altro brano originale. Another original song, okay? This is called Be Blessed. And I'm gonna say goodbye, ok? Sono Be Blessed. Sempre un brano originale.
All right, so that was Be Blessed. And that was produced by Steve Jordan, who played the drums as well. Molto di gusto, dice Andrea, grazie mille. Mavic, bellissimo, sounds like Georgia on My Mind, really sweet. Thank you, Mavic. Thank you. All right, guys, so I think that's it for today. I had so much fun. Thank you for coming today. And let's see the last comments. Vediamo un po' gli ultimi commenti. Tone Air, a proposito di modulazioni cromatiche, Ride the New Heard Mod. Ne è un tipico esempio. Non ce l'ho presente, l'andrò a guardare. Ciao Davide, io ho una curiosità legale sul tuo album Omaggio a Hendrix. Come funziona quando si fanno delle cover di brani? Si inseriscono gli autori originali come autori delle nuove? No, si devono pagare dei diritti, si pagano dei diritti meccanici. Ci sono delle società negli Stati Uniti che sono adibite a queste operazioni, quindi si pagano i diritti di licenza meccanica, si chiamano. Quindi di conseguenza poi ti danno l'autorizzazione a suonare le cover, diciamo così, no? E quindi c'è poi un sistema di ripartizione particolare, quindi le cover si possono suonare, ma diciamo c'è questa, diciamo, ovviamente il diritto poi sarebbe più complicato da dire, da spiegare, però il diritto d'autore si divide in diversi rami, diciamo, no? Quindi se tu sei, per intenderci, la estremizzo, se sei autore del brano, quindi magari del testo e della musica, prendi il 100%, se sei soltanto della musica e non del testo prendi il 50%, se invece sei soltanto, diciamo, un artista che ha fatto la cover del brano, ovviamente non prendi i proventi dalla vendita di quella traccia, diciamo così, no? Quindi viene ripartito in maniera diversa. Quindi comunque se devi fare delle cover ci sono alcuni brani, alcuni siti, mi sembra che si chiami Easy Licensing. Comunque scrivimi se ti interessa e poi ti mando i link, così ti dico nel particolare come funziona. Però c'è tutto un sistema legale, tutto il sistema, insomma, che bisogna, insomma, fare in maniera corretta, no? Per non incappare poi a problematiche particolari, insomma. Victor says, oops, I bought 2 tickets and I just realized that it's Mother's Day. Can't go. Oh no. Why don't you bring your wife? That would be a great present for you. That's so fun. I'm sorry, Victor, but seriously, you can come to your wife. It's gonna be interesting. It's not gonna be like, well, but you saw the concert, okay? But a lot of famous songs as well. So it's fun. Okay, bring your wife. Can you imagine this, darling? This is your present for Mother's Day. Let's see a concert that I love. It's so much fun. Let me know, Victor. I'm sorry to hear that. Hopefully you can make it. Daniele, peccato sia finita. Ciao Daniele, sto per chiudere. Grazie di esserti collegato. Puoi rivedere comunque la registrazione, se avete domande poi mi puoi sempre scrivere. Ok? Thank you, David. Great to hear you playing. Thank you, Jet Scott. Thank you very much. Ok, guys. So once again, allora ragazzi, se if you have any question, you can always shoot me an email here. Ok, this is my personal email. Okay, so davide@davidepernozzo.com. We see you guys in 2 weeks, quando fai la prossima live, fra 2 settimane, ma poi faccio anche qualche altra cosa sul canale. Tra l'altro sto pubblicando un altro tutorial che arriverà la settimana prossima, poi faccio anche qualche diretta lampo Hang with Davide, però la prossima diretta come questa di 1 ora abbondante fra 2 settimane, ok? The Blues Lounge every 2 weeks, ok? But once again, guys, se siete in Italia e volete partecipare al nostro campus dal 5 all'8 di giugno in Toscana, 4 giorni insieme, si parla solo di musica e di chitarre, ok? 4 giorni a suonare come i pazzi. Vi potete candidare qui sopra se non siete studenti Guitar Lab e vi prenotate per una call diretta con me, ok? E ci passiamo qualche minuto insieme, mi dite quello che avete fatto, quali sono i vostri obiettivi e vediamo se
il campus Guitar Lab fa per voi. Se siete invece già studenti Guitar Lab, vi potete iscrivere direttamente. Spero di vedervi come sempre, ok? Così passiamo 4 giorni indimenticabili come al solito, ok? Ok, guys. Thank you. I hope to see you soon. Okay, see you in 2 weeks. But always sharing new contents on my social media. So give me some likes, comments. Let me see your support. I always appreciate that. I always love that. So thank you, Ken. Thank you, and hope to see you soon. Okay. Ciao ragazzi. See you in 2 weeks. Ok, ci vediamo fra 2 settimane e mi raccomando, buon blues. Have a good